Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Proprio in questi giorni, a 33 anni dagli accadimenti che sconvolsero il mondo, grazie alla serie prodotta da HBO si è risvegliato l'interesse internazionale verso il disastro di Chernobyl, il più grave incidente nucleare mai avvenuto. In pochi sanno però che a margine degli eventi ci fu anche una storia sportiva che portò alla costruzione di quello che oggi è il più inaccessibile e mai utilizzato stadio del mondo. Stiamo parlando dell'Avanard, lo stadio di Chernobyl. Avanard in russo significa avanguardia ed è il nome di diversi stadi, soprattutto di cittadine situate nella provincia di quello che un tempo era l'impero sovietico. E il nome era perfetto all'epoca per l'impianto della cittadina di Pripyat, fondata solo nel 1970 e arrivata a sfiorare a metà degli anni 80 i 40.000 abitanti. In molti sanno ormai che fu proprio la cittadina di Pripyat, situata a soli 3 km dalla centrale elettronucleare Vladimir Ilyich Lenin, a subire le conseguenze più devastanti dell'incidente del 26 aprile 1986. Pripyat era stata fondata 16 anni prima, di fatto come città dormitorio per i dipendenti della centrale, ma col tempo si era popolata diventando un gioiellino dell'architettura sovietica. Alla centrale si guadagnava bene per gli standard dell'epoca e Pripyat era una delle poche cittadine in cui si potevano trovare prodotti di importazione, dai jeans agli alimentari. E ovviamente la fondazione di una squadra di calcio andò di pari passo con lo sviluppo della popolazione locale. Il club di Pripyat si chiamava Stroitel, letteralmente i costruttori di Pripyat, un nome che evocava l'espansione che grazie all'energia nucleare l'Unione Sovietica voleva raggiungere in questi avamposti. Per renderla competitiva vennero reclutati giocatori dalla vicina cittadina di Chistolivka, già organizzata. Dopo i primi anni in ambito puramente dilettantistico, lo Stroitel venne ammesso alla quarta serie sovietica, primo campionato strutturato in ambito nazionale, seppur diviso in gironi regionali, con la federazione dell'allora Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina, che favorì il passaggio del club per alimentare, grazie al calcio, il senso di appartenenza ad una cittadina appena nata. Appena nata e ricca, col suo mix di modernità e tradizione forgiata nell'acciaio sovietico, Pripyat era indicata come città modello e nel 1985 sfiorò la promozione nella Vtoraya Liga, la terza serie del calcio nazionale. La prima serie ai tempi dell'Unione Sovietica era nominata Vysshaya Liga, la seconda Pervaya Liga. Il secondo posto accelerò il progetto della costruzione del nuovo stadio, che fu pronto in poco più di un anno. Lo stadio dell'avanguardia, appunto Avanard Stadium, doveva essere, secondo la nomenclatura locale, ogromny, letteralmente smisurato, anche se l'impianto era comunque strutturato in un'unica tribuna da 5.000 posti e una pista d'atletica per renderlo polifunzionale. L'Avanard era pronto ed era stata stabilita anche la data dell'inaugurazione, 1 maggio 1986, una festività sempre molto sentita in Unione Sovietica. Lo Stroitel Pripyat avrebbe dovuto affrontare la semifinale della Coppa della Regione di Kiev, una sorta di Coppa Italia di Serie C nostrana, contro l'attuale Inter Boryarka. Ma la partita non si disputò mai perché 5 giorni prima, all'1 di notte, 23 minuti e 45 secondi, ci fu la prima e unica esplosione nella storia di un reattore nucleare, il numero 4 della centrale di Chernobyl. Un incidente che rese inabitabile i dintorni e che in 36 ore portò all'evacuazione definitiva di Pripyat. Nessuno dei suoi 40.000 abitanti ha mai rimesso piede a casa propria. Addirittura gli avversari furono fermati da un elicottero dell'esercito, che atterrò durante l'ultima rifinitura prima di partire per Pripyat. Qualcosa di terribile era accaduto e la partita non si sarebbe disputata. Il reattore è stato per mesi un mostro capace di eruttare radiazioni che ben presto si espansero in mezza Europa. Della squadra dei liquidatori che ripulirono il tetto e la zona circostante dagli elementi contaminati e dalla grafite del reattore esploso, fecero parte anche alcuni calciatori dello Stroitel, che misero fine alla loro carriera pur di aiutare la loro comunità. Alcuni ebbero conseguenze mortali, come decine di migliaia di abitanti della zona e della vicina Bielorussia, ancora adesso zona ad alta contaminazione di cesio 137 ed altre sostanze. La squadra venne poi rifondata nel vicino villaggio di Slavituk, ma senza successo. Lo spirito dello Stroitel non poteva essere riprodotto dopo quanto era accaduto. E l'Avanard resta a tutt'oggi lo stadio fantasma più inaccessibile del mondo, a pochi passi dal Luna Park, che a sua volta sarebbe dovuto essere stato inaugurato quel 1 maggio del 1986 con la ruota panoramica diventata il simbolo del disastro di Pripyat e del suo status di città fantasma. Al suo interno è cresciuto di tutto, la pista d'atletica è stata mangiata dalla vegetazione.
Al centro del campo sono cresciuti alberi che mostrano le mutazioni genetiche delle contaminazioni radioattive. Lo stadio non fa parte neanche dei tour che sono diventati molto frequenti a Pripyat, trovandosi in una delle zone maggiormente contaminate. Restano le foto scattate di sfuggita da scienziati e abitanti locali che passano dove una volta splendeva il sogno sovietico, che restituiscono un panorama spettrale e surreale. Un'arena deserta nella quale lo spettacolo del calcio non ha mai fatto capolino e che nessuno potrà pensare di riqualificare dal disastro nucleare se non fra centinaia di anni. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!